Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cosadriblastina, polvere. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere adriblastina, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosadriblastina, polvere. Adriblastina, polvere è un farmaco a base del principio attivo doxorubicina cloridrato, appartenente alla categoria degli antineoplastici antibiotici citotossici e nello specifico antracicline e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Adriblastina, polvere può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Adriblastina e bunoflaconi POLV. 10 mg più F 5 ml Solv. Adriblastina e bunoflacone polvere 50 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Italia SRL. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: doxorubicina cloridrato. Gruppo terapeutico: antineoplastici antibiotici citotossici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: adriblastina ha dato risultati positivi inducendo regressione in varie malattie neoplastiche quali carcinoma della mammella, del polmone, della vescica, della tiroide, dell'ovaio, osteosarcoma e sarcoma dei tessuti molli, linfomi di Hodgkin e non Hodgkin, neuroblastoma, tumore di Wilms, leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloblastica acuta. Adriblastina ha dato risultati positivi nei tumori superficiali della vescica, quando somministrata per via endovescicale, sia dopo resezione transuretrale, trattamento precauzionale, sia a scopo terapeutico. Risultati positivi si sono ottenuti anche in altri tipi di tumori solidi, ma lo studio è ancora troppo limitato per giustificare indicazioni specifiche. Posologia. Posologia via endovenosa. Quando adriblastina è impiegata come unico agente antiblastico, la dose consigliata negli adulti è di 60-75 mg/m2 di superficie corporea da somministrarsi per iniezione IV a intervalli di 21 gg. Compatibilmente con le condizioni ematomidollari. La dose inferiore, 60 mg/m2, è raccomandata per i pazienti con riserve midollari ridotte dovute ad età avanzata, terapie precedenti, o infiltrazione neoplastica midollare. La dose di 60-75 mg/m2 può essere somministrata in una unica iniezione o suddivisa in 2-3 gg consecutivi. Specialmente per l'età pediatrica è stata suggerita una posologia alternativa di 30 mg/m2 di EV per 3 gg consecutivi. Tale ciclo ha da ripetersi ogni 4 settimane. La dose cumulativa di adriblastina per via EV, indipendentemente dallo schema di somministrazione, non deve superare i 550 mg/m2 di superficie corporea, vedere paragrafo 4.4. Adriblastina è attualmente impiegata estensivamente anche in polichemioterapia a dosi usuali di 25-50 mg/m2 ogni 3-4 settimane in combinazione con altri agenti dotati di azione mielodepressiva e a dosi di 60-75 mg/m2 se combinata con altri farmaci che non presentano tossicità midollare. Il dosaggio di adriblastina deve essere ridotto in quei pazienti che presentano una compromissione della funzionalità epatica, onde evitare un aumento della tossicità globale.
In linea di massima quando livelli ematici di bilirubina si aggirano su 1, 2, 3 mg/100 ml e la ritenzione della bromosulfonftaleina del 9-15%, si raccomanda di somministrare metà della normale dose di adriblastina. Se i livelli di bilirubinemia sono ancora più elevati, si raccomanda di somministrare un quarto della normale dose. Una moderata compromissione della funzione renale non sembra essere un motivo per modificare le dosi raccomandate, data la bassa escrezione di adriblastina attraverso l'emuntorio renale. Via endovescicale. La dose consigliata per il trattamento topico endovescicale è di 30-50 mg per instillazione, da somministrarsi ad intervalli variabili da una settimana ad un mese. A seconda che si tratti di un trattamento precauzionale o terapeutico, il ritmo di somministrazione e la durata del trattamento dovranno essere di volta in volta stabiliti dal medico. Le limitazioni relative al trattamento con adriblastina per via endovenosa non sono valide per la somministrazione per via endovescicale, in quanto l'assorbimento e il passaggio del farmaco nella circolazione generale sono molto limitati. Modo di somministrazione via endovenosa. Adriblastina non attiva per via orale e non deve essere somministrata per via intramuscolare o intratecale. La somministrazione viene fatta per iniezione endovenosa e, nel caso di trattamento locoregionale dei tumori, per infusione endoarteriosa lenta, o per via topica endovescicale per mezzo di catetere. Adriblastina si scioglie completamente e rapidamente sia in acqua che in soluzione fisiologica salina. Quest'ultima, preferibile per copyright, permette di ottenere una soluzione isotonica notoriamente meglio tollerata. È opportuno eseguire la somministrazione endovenosa nell'arco di 5-10 minuti attraverso il tubolare di una fleboclisi di soluzione fisiologica in corso, dopo essersi accertati che l'ago sia perfettamente in vena. Questa tecnica riduce il pericolo di trombosi e di stravaso perivenoso, evento che può condurre a gravi cellulite o necrosi. Una sclerosi venosa può essere osservata quando l'iniezione sia eseguita in piccoli vasi o venga ripetuta in vena. Questa tecnica riduce il pericolo di fuoriuscita del farmaco ed assicura il lavaggio della vena al termine della somministrazione. Via endovescicale. La somministrazione endovescicale non è adatta per il trattamento di tumori invasivi che hanno infiltrato lo strato muscolare della parete vescicale. Per il trattamento endovescicale si suggerisce di somministrare il farmaco alla concentrazione di 1 mg/ml. Il farmaco deve essere infuso utilizzando un catetere e trattenuto all'interno della vescica per 1-2 ore. Durante l'infusione il paziente deve essere ruotato in modo da aumentare la superficie di contatto della mucosa della vescica e della pelve con la soluzione. Al fine di evitare un'eccessiva diluizione con le urine, si deve dare istruzione al paziente di non bere alcun liquido nelle 12 ore che precedono l'infusione e di svuotare la vescica alla fine dell'infusione. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità ad altre antracicline o antracenedioni. Uso endovenoso. Mielosoppressione persistente, grave insufficienza epatica, grave insufficienza miocardica, infarto miocardico recente, aritmie gravi, pregresso trattamento con le massime dosi cumulative di doxorubicina, da 1-rubicina, epirubicina, idarubicina e barra o di altre antracicline e antracenedioni, vedere paragrafo 4, 4. Uso endovescicale, infezioni delle vie urinarie, infiammazione della vescica, ematuria, avvertenze speciali e precauzioni di impiego generali. Adriblastina deve essere somministrata sotto la supervisione di medici esperti nella chemioterapia antitumorale. Prima di iniziare il trattamento con adriblastina, i pazienti devono recuperare dalla tossicità acuta da precedente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La doxorubicina ha un importante substrato del citocromo P450 CYP3A4 e CYP2D6 e della glicoproteina P. Sono state riportate delle reazioni clinicamente significative con gli inibitori del CYP3A4, del CYP2D6. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Adriblastina, polvere. insieme ad altri farmaci come Aerocerceptin, fiale flaconcini fialoidi Aerocerceptin, polvere Aeroscherzuma Aeroscanninti Aerosogivri Aerosomtruzzanta Aerostrazimera Aeroscercepaca eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere adriblastina, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere adriblastina, polvere durante la gravidanza e l'allattamento. Fertilità. Adriblastina può causare infertilità nelle donne durante il trattamento. Adriblastina può causare amenorrea. L'ovulazione e le mestruazioni sembrano tornare dopo la fine del trattamento, sebbene può verificarsi la comparsa. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gli effetti di doxorubicina sulla capacità di guidare o di usare macchinari non sono stati valutati sistematicamente. Effetti indesiderati. Mielodepressione e cardiotossicità sono i due effetti collaterali di maggiore importanza. Vedere paragrafo 4. L'alopecia rappresenta il sintomo collaterale più frequente, comparendo in circa l'86% dei casi trattati. È accompagnata. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio acuto di doxorubicina può provocare una grave mielosopressione, soprattutto leucopenia e trombocitopenia, effetti tossici gastrointestinali, soprattutto mucositi, e alterazioni cardiache acute. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibiotici citotossici Aeroantracicline. Codice ATC. L01DB01. Meccanismo d'azione. Il meccanismo d'azione di adriblastina ha correlato alla capacità dell'antibiotico di legarsi al DNA e di inibire la sintesi. Proprietà farmacocinetiche. Studi farmacocinetici con adriblastina marcata, somministrata per via endovenosa, hanno evidenziato una rapida riduzione dei livelli plasmatici del farmaco accompagnata tuttavia da una lenta escrezione urinaria e biliare, che ha dati preclinici di sicurezza. La DL50 nel topo per via EV ha di 15,99 mg/kg. Per via IP ha di 8,5 mg/kg e per ossa superiore a 750 mg/kg. La tossicità cronica. Stata. Elenco degli eccipienti. Adriblastina 10 mg. Metilparaidrossibenzoato, lattosio solvente. Soluzione fisiologica salina. Adriblastina 50 mg. Metilparaidrossibenzoato, lattosio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di adriblastina, polvere a base di doxorubicina cloridrato sono: adriblastina, soluzione, uso interno, doxorubicina Accord Healthcare Italia, doxorubicina ICMA, doxorubicina Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.